Sai cosa hanno in comune Leonardo da Vinci, Galileo Galilei e Italo Calvino? A prima vista, nessuno di loro ha mai rivelato chi fosse veramente. E forse è proprio questo l'aspetto più interessante delle persone dotate di un'intelligenza eccezionale. Raramente corrispondono all'immagine che ci creiamo di loro nella nostra mente. Quando pensiamo a qualcuno con un QI molto alto, tendiamo a immaginare una persona che parla sempre, che trova rapidamente una soluzione a un problema, che risolve questioni complesse ad alta voce, è pronta a mettere in mostra le proprie conoscenze. Ma la ricerca psicologica suggerisce che dovremmo trarre una conclusione diversa. Molte persone con livelli di intelligenza particolarmente elevati mostrano comportamenti sottili, quasi impercettibili, che a prima vista non sembrano segni di intelligenza. Gli psicologi spesso osservano che l'intelligenza non dipende dalla quantità di informazioni che raccogliamo, ma da come il nostro cervello le elabora. E questo stile di elaborazione si manifesta attraverso le abitudini quotidiane. Abitudini che sono spesso silenziose e talvolta fraintese. Abitudini che potresti notare in te stesso o in qualcuno che conosci bene. Ecco 10 abitudini sorprendentemente comuni e interessanti, riscontrate nelle persone con un QI molto alto. La prima è trascorrere molto tempo da soli. Le persone altamente intelligenti di solito si sentono più a loro agio quando sono sole. Non è che non amino le altre persone. Il loro cervello è costantemente attivo. Elabora continuamente idee, connessioni e domande senza risposta. La solitudine offre alla corteccia prefrontale, la parte del cervello responsabile del processo decisionale, del pensiero e della riflessione profonda, lo spazio di cui ha bisogno per mettersi davvero al lavoro. Una ricerca della London School of Economics ha dimostrato che le persone con un alto livello di intelligenza traggono meno soddisfazione dalle interazioni sociali rispetto agli altri. Non si tratta di solitudine nata dalla disperazione o dalla paura di stare da soli. È una solitudine scelta consapevolmente. Il loro cervello ha semplicemente bisogno di silenzio per riflettere in profondità, come Leopardi, che trascorreva le sue giornate nella biblioteca di Recanati, lontano dal rumore del mondo, e creava un intero universo dentro di sé. La seconda abitudine è una curiosità costante. Le persone con un QI elevato si pongono domande, approfondiscono e sono curiose riguardo a quasi tutto. Non solo sulle grandi questioni filosofiche, ma anche su quelle piccole e quotidiane. Perché le persone si comportano in questo modo? Perché questo sistema funziona così? Perché qualcosa di così ovvio non è mai stato messo in discussione? Il loro cervello cerca naturalmente connessioni e relazioni tra ogni cosa, ovunque. La curiosità diventa una sorta di motore mentale che non si spegne mai, funzionando anche di notte, anche nei momenti più banali della giornata. Umberto Eco ha scritto: «Chi smette di porre domande, smette di andare avanti». La terza abitudine è parlare da soli. Può sembrare strano, ma in scienza questo fenomeno è chiamato dialogo interiore. La ricerca dimostra che questa abitudine migliora la concentrazione e rafforza il controllo sui propri pensieri. Allo stesso tempo, libera la mente dal disordine e sostiene la memoria. Quindi, quando vedete qualcuno che parla da solo, sottovoce, mentre cammina o lavora, dall'esterno potrebbe non sembrare normale, ma lo è. Potrebbe essere un segno di un sistema cognitivo molto attivo, un cervello che sta letteralmente pensando ad alta voce. La quarta abitudine è non aver paura di dire «non lo so». Le persone molto intelligenti spesso riconoscono i limiti delle proprie conoscenze
In psicologia, questo è legato all'effetto Dunning-Kruger. Mentre le persone meno competenti tendono a sopravvalutare ciò che sanno, le persone molto intelligenti sono più modeste al riguardo. Sanno quanto sia complesso il mondo, che ogni risposta fa nascere almeno 3 nuove domande. Galileo Galilei lo sapeva bene. Ogni scoperta gli mostrava quanto altro ci fosse ancora da scoprire. E non ne aveva paura. Provava un grande senso di meraviglia. La quinta abitudine è quella di riflettere profondamente sulle piccole cose. Il pensiero analitico non si ferma quasi mai. Questi processi mentali, che aiutano a risolvere problemi complessi, portano anche ad analizzare conversazioni, decisioni e possibilità, fin nei minimi dettagli. A volte questo si manifesta come indecisione, a volte si manifesta come ansia, ma interiormente è qualcosa di completamente diverso. È il cervello che elabora diverse possibilità contemporaneamente ed è in grado di calcolare l'impatto futuro di ogni decisione, come un maestro di scacchi che prevede la mossa successiva. La sesta abitudine è un forte senso dell'umorismo. L'umorismo richiede un processo di pensiero complesso. Per comprendere o creare una battuta, il cervello deve essere in grado di infrangere le aspettative e combinare idee apparentemente non correlate. Studi pubblicati su riviste internazionali di psicologia dimostrano che esiste un legame misurabile tra un QI elevato e un forte senso dell'umorismo. I più grandi comici e autori comici italiani, da Totò a Roberto Benigni, da Achille Campanile a Stefano Benni, sono stati anche persone di straordinaria profondità culturale. Il vero umorismo nasce sempre da una mente che guarda il mondo da un'angolazione inaspettata. La settima abitudine consiste nel cambiare idea di fronte a nuove prove. Le persone molto intelligenti tendono a considerare le proprie convinzioni non come identità rigide da difendere a tutti i costi, ma come modelli mentali flessibili. Quando ricevono nuove informazioni, le elaborano con calma, senza reazioni emotive. In psicologia, questa abilità è legata alla flessibilità cognitiva ed è uno degli indicatori chiave della capacità di risolvere i problemi. Fermati un attimo a riflettere su questo. Quante volte fraintendiamo questi comportamenti nella vita quotidiana? Una persona dalla mentalità chiusa sembra asociale. Chi fa molte domande sembra invadente o sospettoso. Chi cambia idea sembra incoerente o debole. Ma a volte, anzi, spesso, questi sono proprio i segni di un pensiero più profondo, di una mente che opera a un livello diverso. L'ottava abitudine è quella di pensare di notte. Molte persone con un QI elevato riferiscono di essere mentalmente più attive di notte. I ricercatori indagano su questi casi nel contesto della psicologia evoluzionistica e scoprono che l'intelligenza flessibile rende più facile adattarsi alle regole tradizionali. Dante Alighieri scrisse la sua Divina Commedia nel silenzio della notte. Leopardi, dal canto suo, scrisse i canti mentre il mondo dormiva. Per alcune menti, l'oscurità non è l'assenza di luce, è il luogo in cui tutto diventa finalmente chiaro. La nona abitudine non è quella di parlare, ma di osservare. Nelle conversazioni, invece di rispondere immediatamente, le persone altamente intelligenti analizzano prima gli interlocutori e valutano la situazione. Raccolgono informazioni, colgono sottili segnali emotivi, analizzano ciò che non viene detto e solo allora rispondono con cura e precisione. Non si tratta di timidezza, non è insicurezza, è ascolto profondo, è la capacità di leggere le persone in una stanza
di comprendere il significato nascosto dietro le parole. E infine, la 10ª abitudine è la costante ricerca di significato. Man mano che l'intelligenza aumenta, le persone comprendono meglio le sottigliezze della società, delle relazioni umane e del comportamento collettivo. Questo può portare a riflessioni più profonde sullo scopo, l'identità e il significato dell'esistenza. Non sempre in modo drammatico o apertamente filosofico. A volte è semplicemente una domanda silenziosa che aleggia nella mente giorno dopo giorno. Perché pensiamo in questo modo? E forse questa è la parte più affascinante dell'intera storia dell'intelligenza umana. Non si tratta solo di risolvere problemi matematici e memorizzare informazioni. La vera intelligenza nasce dalla curiosità, il desiderio di conoscere i segreti della natura umana, di esplorarli e di mettere in discussione ogni presupposto. Se riconosci in te stesso qualcuno di questi comportamenti, faccelo sapere nei commenti. E se questo video ti ha dato spunti di riflessione, condividilo con una persona a cui tieni. Iscriviti al canale per comprendere meglio le complessità della mente umana. Il nostro prossimo video ti stupirà ancora di più.